Lezione 1. Tecnologia di bilanciamento. Ehi Anna, ho cercato di trovare un modo per bilanciare la tecnologia nella mia vita. Questo è un grande obiettivo. Può essere difficile con così tante distrazioni ovunque. Lo so, a volte mi sento sopraffatto dalle notifiche e dal tempo trascorso davanti allo schermo. Ho capito. Hai pensato di impostare orari specifici per il controllo dei tuoi dispositivi? Sì, ho iniziato a limitare il mio utilizzo dei social media a soli 30 minuti al giorno. È una mossa intelligente. È davvero utile essere più intenzionali su come utilizziamo il nostro tempo. Esattamente. Cerco anche di consumare pasti privi di tecnologia per godermi conversazioni più significative. Adoro quell'idea. Mangiare senza distrazioni può migliorare l'esperienza. Lo fa davvero. Mi sento più legato alle persone con cui sto. Hai trovato altre strategie che funzionano per te? Ho iniziato a leggere più libri fisici anziché ebook. È rinfrescante. Sembra meraviglioso. C'è qualcosa di speciale nel tenere un libro tra le mani. Sono d'accordo. Inoltre, aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi dovuto agli schermi. Hai trovato qualche buon libro ultimamente? Sì, ho appena finito un romanzo giallo che mi ha fatto indovinare fino alla fine. Adoro i misteri. Sono così coinvolgenti. Qual è il titolo? Si chiama Il paziente silenzioso. Lo consiglio vivamente. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista di lettura. Bilanciare la tecnologia e godersi i libri sembra perfetto. Lo è davvero. Continuiamo entrambi a sostenerci a vicenda nel trovare quell'equilibrio. Lezione 2. Fioritura culturale. E Anna, sapevi che gli anni del XIX secolo avevano una cultura fiorente? Davvero? Sembra affascinante. Quali aspetti della cultura erano importanti in quel periodo? Le persone erano appassionatamente interessate alle idee e alle espressioni artistiche, come la letteratura e la pittura. Posso immaginare come sarebbe un periodo vivace. Qualche movimento specifico che si è distinto? Sì, il movimento romantico era significativo e si concentrava sull'emozione e sulla natura nell'arte e nella letteratura. Questo è intrigante. Adoro il modo in cui il romanticismo enfatizza l'esperienza e l'immaginazione individuali. Esattamente. Ha incoraggiato artisti e scrittori a esplorare i sentimenti più profondi e la bellezza del mondo naturale. C'erano personaggi importanti di quell'epoca che dovremmo conoscere. Sicuramente, artisti come Turner e Constable nella pittura e scrittori come Wordsworth e Shelley nella letteratura. Sono stati tutti incredibilmente influenti. È incredibile come il loro lavoro risuoni ancora oggi. Di sicuro, le loro idee gettarono le basi per i futuri movimenti artistici. Apprezzo il modo in cui l'arte possa riflettere i valori e le emozioni del suo tempo. Assolutamente, è una finestra sul passato che rivela come la gente pensava e si sentiva. Mi piacerebbe esplorare alcune delle loro opere. Hai un pezzo preferito di quell'epoca? Ammiro davvero The Fighting Temeraire di Turner. Le emozioni che evoca sono potenti.
È una scelta bellissima. Il modo in cui cattura la luce è davvero affascinante. Sì, è stimolante pensare a come l'arte possa trasmettere messaggi così profondi nel tempo. Lezione 3. Elementi essenziali del servizio clienti. Sono lieto di sapere che sei soddisfatto del tuo acquisto. Grazie. Il prodotto ha davvero superato le mie aspettative. Meraviglioso! C'è altro che posso fare per aiutarti oggi? In realtà, ho una domanda sulla garanzia. Quanto dura? La garanzia è valida per 2 anni dalla data di acquisto. È bello saperlo. Mi dà tranquillità. Assolutamente. È importante sentirsi sicuri del proprio investimento. Sono d'accordo. Un buon servizio clienti fa un'enorme differenza nell'esperienza di acquisto. Sì, essere attenti e disponibili può davvero aumentare la soddisfazione del cliente. Pensi che le aziende dovrebbero concentrarsi maggiormente sul feedback dei clienti? Sicuramente, il feedback è prezioso per migliorare prodotti e servizi. È interessante come le aziende possano adattarsi in base a ciò che dicono i loro clienti. Esattamente. Ascoltare i clienti può portare a relazioni e fidelizzazione migliori. Ho notato che alcune aziende chiedono persino un feedback subito dopo un acquisto. Questo è vero. Dimostra che hanno a cuore le opinioni dei loro clienti. Apprezzo questo approccio. Mi fa sentire apprezzato come cliente. Lo stesso qui. Speriamo che sempre più aziende adottino tali pratiche in futuro. Lezione 4. Esplorazione della cultura locale. E Anna, hai dato un'occhiata al nuovo quartiere culturale del centro? Non ancora. Ho sentito che ha molto da offrire. Cosa hai trovato lì? Ci sono teatri e ristoranti per tutti i gusti. È vivace e pieno di vita. Sembra incredibile. Adoro i posti dove posso godermi sia il cibo che gli spettacoli. Esattamente. Sono andato a uno spettacolo teatrale lo scorso fine settimana ed è stato incredibile. Che tipo di spettacolo hai visto? Era un adattamento moderno di una commedia classica. La recitazione è stata superba. Apprezzo quando le produzioni offrono nuove prospettive alle storie tradizionali. Assolutamente. Mantiene la forma d'arte viva e rilevante per un nuovo pubblico. Hai provato qualche ristorante lì? Sì, sono andato in un ristorante fusion che combinava sapori italiani e asiatici. Sembra delizioso. Adoro provare combinazioni culinarie uniche. È stato fantastico. La pasta era infusa con citronella, che era sorprendentemente buona. Wow, mi piacerebbe provarlo. Pensi che valga la pena visitare il distretto culturale? Sicuramente. È un ottimo modo per esplorare i talenti locali e gustare diverse cucine. Non vedo l'ora di dare un'occhiata. Forse possiamo andare insieme il prossimo fine settimana?
Sembra un piano. Trascorriamo una giornata ed esploriamo tutte le opzioni. Lezione 5. Avventure all'insegna dello shopping. Ehi Anna, sono appena tornato dagli acquisti. Hai comprato qualcosa di interessante? Sì, ho comprato una giacca nuova e dei jeans. Che mi dici di te? Anch'io ho raccolto alcune cose. Ho trovato un bel paio di scarpe da ginnastica a cui non ho potuto resistere. Bello! Le sneakers possono davvero aggiungere un tocco casual a qualsiasi outfit. Che stile hai scelto? Ne ho scelti alcuni bianchi classici con un look vintage. Si adattano a tutto. È un'ottima scelta. Adoro i capi versatili che possono essere abbinati o eleganti. Esattamente. Di che colore è la tua nuova giacca? È di un verde intenso. Ho pensato che sarebbe stato perfetto per la stagione autunnale. Sembra adorabile. Il verde è un colore così caldo e invitante. Lo penso anch'io. Inoltre, si abbina bene a diverse tonalità. Cosa intendi indossare con le tue scarpe da ginnastica? Stavo pensando di indossarli con dei pantaloni chino e una camicia casual. Sembra una combinazione elegante. Casual ma ben organizzato. Grazie. Cerco sempre di bilanciare comfort e stile. E tu? Probabilmente indosserò la mia nuova giacca con una semplice t-shirt bianca e i miei jeans preferiti. Sembra fantastico. È un look classico che non passa mai di moda. Esattamente. Fare shopping è molto divertente, soprattutto quando trovi i pezzi che ami. Sono completamente d'accordo. Pianifichiamo presto un altro giro di shopping insieme. Lezione 6. Routine mattutine. E Anna, hai dormito bene la scorsa notte? Sì, ho dormito bene. Tu che ne di? Mi sono svegliato presto per fare jogging mattutino. Mi dà davvero energia per la giornata. È impressionante. Anch'io ho intenzione di iniziare a fare jogging la mattina. Dovresti. È un ottimo modo per liberare la mente e godersi un po' d'aria fresca. Posso immaginare. A che ora esci di solito? Cerco di partire verso le 6:30. C'è pace a quell'ora. Wow, è presto. Hai un percorso specifico da seguire? Sì, faccio jogging nel parco. C'è un bellissimo sentiero fiancheggiato da alberi. Sembra adorabile. Mi piacerebbe unirmi a te qualche volta. Assolutamente. Sarebbe divertente avere un compagno di jogging. Apprezzerei sicuramente la motivazione. Fai stretching prima di fare jogging. Sì, lo stretching è importante. Aiuta a prevenire gli infortuni e migliora la flessibilità. Dovrei incorporarlo anche nella mia routine. Qualche allungamento preferito? Mi piace fare affondi e allungare i muscoli posteriori della coscia. Fanno miracoli. Ottimi consigli. Li proverò sicuramente. È bello avere una routine mattutina. Di sicuro, dà un tono positivo per il resto della giornata. Lezione 7.
Scelte morali. E Anna, mia cara amica, hai mai pensato all'importanza di stabilire dei limiti morali? Questo è un argomento interessante. Sta davvero a noi innalzare una solida barriera contro l'immoralità. Esattamente. È fondamentale rispettare i nostri valori, soprattutto in situazioni difficili. Sono completamente d'accordo. A volte la società può spingerci a compromettere le nostre convinzioni. Sì, ci vuole coraggio per rimanere fedeli a ciò in cui crediamo. Hai affrontato tali sfide. Sicuramente. Ci sono stati momenti in cui ho dovuto scegliere tra adattarmi e rimanere autentica. Come l'hai gestita? Ho scelto di parlare e condividere il mio punto di vista, anche se era scomodo. È encomiabile. Parlare apertamente può ispirare gli altri a fare lo stesso. Grazie. Credo sia importante creare un ambiente in cui i valori siano rispettati. Assolutamente. Aiuta a promuovere discussioni sane e incoraggia il pensiero critico. Parlando di discussioni, pensi che le scuole dovrebbero insegnare di più su etica e moralità? Sì, lo so. Aiuterebbe gli studenti a superare situazioni complesse della vita. È un'abilità preziosa. Comprendere l'etica può guidare le nostre decisioni e azioni. Di sicuro, continuiamo a promuovere l'importanza di fare scelte morali nella nostra vita. Lezione 8. Percorsi educativi. E Anna, hai mai considerato le differenze tra community college e università? Sì, penso che i community college siano diversi dalle università perché i loro programmi prevedono formazione professionale e competenze pratiche. Esattamente. Si concentrano sulla preparazione degli studenti per carriere specifiche piuttosto che solo sui titoli accademici. Questo è un enorme vantaggio per molte persone che vogliono entrare rapidamente nel mondo del lavoro. Giusto. Inoltre, i community college hanno spesso tasse universitarie più basse, il che rende l'istruzione più accessibile. Questo è importante. Consente a più studenti di proseguire l'istruzione superiore senza accumulare debiti. Sicuramente. Hai mai pensato di seguire un corso in un community college? L'ho fatto. Sono interessato al loro programma di progettazione grafica. Sembra molto pratico. Sembra eccitante. L'esperienza pratica è essenziale in campi creativi come la progettazione grafica. Assolutamente. Credo che imparare facendo aiuti a consolidare le competenze molto meglio della semplice teoria. Di sicuro. E i community college hanno spesso classi più piccole, il che consente un'attenzione più personalizzata. Questo è un grande vantaggio. Crea un ambiente di apprendimento favorevole. Sì, molti studenti prosperano in quell'atmosfera. Pensi che i community college dovrebbero collaborare maggiormente con le imprese locali? Penso che sia un'idea fantastica. Potrebbe fornire agli studenti tirocini e tirocini. Esattamente. Colmerebbe il divario tra istruzione e opportunità di lavoro. Spero di vedere altre iniziative del genere in futuro. Potrebbe essere di grande beneficio per la comunità.
D'accordo. Sostenersi a vicenda è fondamentale per costruire una forza lavoro e un'economia forti. Lezione 9. Vibrazioni vintage. E Anna, ultimamente ho pensato al mio amore per i mobili vintage. Ciao John. È una passione fantastica. I pezzi vintage hanno un tale carattere e una tale storia. Sono completamente d'accordo. Mi piacciono sempre le nostre conversazioni su reperti e stili unici. Sì, c'è qualcosa di speciale in ogni pezzo, come una storia che aspetta di essere raccontata. Esattamente. Hai un oggetto vintage preferito nella tua collezione? Lo faccio. Ho una scrivania antica che apparteneva a mia nonna. È bellissimo. Sembra adorabile. Scommetto che ha molti ricordi legati. Lo fa. Adoro immaginarla mentre scrive lettere su quella scrivania. Che mi dici di te? Ho un tavolino da caffè moderno della metà del secolo. È elegante e molto elegante. I pezzi della metà del secolo sono così iconici. Si distinguono davvero in ogni stanza. Lo fanno. Adoro il modo in cui fondono funzionalità e design straordinario. Hai mai pensato di restaurare mobili vintage? Sì, ho pensato di rifinire il tavolino per farne risaltare la lucentezza originale. Sembra un progetto gratificante. È un ottimo modo per preservare la storia. Di sicuro. Inoltre, i progetti fai da te possono essere molto divertenti. Hai restaurato qualcosa? Ho restaurato una sedia vintage l'estate scorsa. È stato impegnativo, ma molto soddisfacente. È impressionante. Mi piacerebbe vedere il prodotto finito. Lezione 10. Idee per una festa di compleanno. E Anna, stavo pensando al mio compleanno quest'anno. Cosa devo fare? Ciao John, è emozionante. Qualche idea hai in mente per la celebrazione? In realtà, stavo pensando di organizzare una festa a tema. Cosa ne pensi? Una festa a tema sembra fantastica. Quale tema stai considerando? Sono propenso a un tema mascherato. Potrebbe essere molto divertente. È un'idea geniale. Tutti amano indossare maschere e travestirsi. Esattamente. Potrei decorare con tante candele e colori eleganti. E potresti indire un concorso per la maschera migliore. Non sarebbe divertente? Sì, lo includerò sicuramente. Che mi dici del cibo? Qualche suggerimento? Che ne dite dei finger food? Sono facili da mangiare mentre si socializzare. Ottima idea. Potrei servire mini slider e una varietà di salse. Sono sempre popolari. Che ne dite delle bevande? Ho pensato di bere un cocktail esclusivo per la notte. Qualche idea? Un punch fruttato sarebbe perfetto. Corrisponde all'atmosfera festiva. Sembra delizioso. Avrò anche opzioni analcoliche per tutti. Bella idea! E non dimenticate una torta. Che gusto vuoi?
Sto pensando al cioccolato con decorazioni colorate che si abbinano al tema. Il cioccolato è sempre un successo. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire. Mi sto già emozionando. Pianifichiamo di renderlo indimenticabile. Lezione 11. Viaggio sull'Orient Express. E Anna, hai mai viaggiato su percorsi famosi? Ciao John, sì, ho preso l'Orient Express una volta. È stata un'esperienza indimenticabile. L'Orient Express? Sembra incredibile. Com'è stato? Era lussuoso ed elegante, con uno splendido scenario tutt'intorno. Wuhan. Tra quali città hai viaggiato? Ho viaggiato da Parigi a Venezia. I panorami sulla campagna erano incredibili. Posso solo immaginarlo. Hai incontrato persone interessanti sul treno. Assolutamente. Ho incontrato viaggiatori provenienti da diversi paesi e abbiamo condiviso storie. Sembra affascinante. Qual è stata la tua parte preferita del viaggio? La carrozza ristorante era fantastica. Il cibo era gourmet e ben presentato. Deve essere stato così speciale. Hai scattato molte foto? Sì, ho immortalato i paesaggi mozzafiato e gli splendidi interni dei treni. Mi piacerebbe vedere quelle foto. C'è stato qualcosa di sorprendente nel viaggio. Sì, il treno aveva un fascino vintage e il servizio era eccezionale. Sembra un sogno. Ci sono altri percorsi famosi che vorresti provare? Mi piacerebbe esplorare il Rocky Mountaineer in Canada la prossima volta. Quel percorso è famoso per le sue splendide viste sulle montagne. Ti divertirai moltissimo. Lo spero. La natura è sempre così affascinante, specialmente da un treno. Sicuramente. Pianifichiamo un viaggio insieme un giorno. Lezione 12. Accettare gli errori. E Anna, ultimamente ho pensato molto all'apprendimento delle lingue. Ciao John, questo è un ottimo argomento. Cosa ti passa per la testa? Continuo a commettere errori mentre parlo ed è un po' scoraggiante. Non scoraggiatevi. Gli errori sono in realtà una parte vitale dell'apprendimento. Davvero, mi fa sentire un po' meglio. Come gestisci gli errori? Cerco di ridere di loro. È utile ricordare che tutti commettono errori. Questo è un buon approccio. Puoi condividere un esempio di errore che hai commesso? Certo, una volta ho detto sono noioso invece di mi annoio. È stato divertente. Questo è divertente. Anche la persona con cui stavi parlando ha riso. Sì, ci siamo fatti una bella risata entrambi. Ha reso la conversazione più piacevole. Mi piace. Quindi, come possiamo trasformare gli errori in opportunità di apprendimento? Bene, dopo aver commesso un errore, cerco di ricordare il modulo corretto per la prossima volta. Questo è intelligente. La ripetizione può davvero rafforzare l'apprendimento, giusto? Esattamente. Più ci esercitiamo, meglio diventiamo.
Lo terrò a mente. È incoraggiante sapere che non sono solo in questo. Assolutamente. Siamo tutti sullo stesso viaggio. Continuiamo a sostenerci a vicenda. Sono emozionato. Con questa mentalità mi sento motivato a continuare ad allenarmi. Lezione 13. Chat sugli eventi attuali. Ehi Anna, sei al passo con gli eventi di attualità ultimamente? Ciao John, sì. È importante rimanere informati. Cosa sta succedendo? Bene, uno degli argomenti principali in questo momento è il cambiamento climatico. È ovunque. Assolutamente. È una questione urgente che riguarda tutti noi. Quali sono le ultime notizie? Si è discusso di nuove politiche per ridurre le emissioni di carbonio. Sembra promettente. Ci sono paesi specifici in testa alla classifica. Sì, molti paesi stanno assumendo impegni, ma alcuni sono più proattivi di altri. Ho letto che alcune città stanno implementando iniziative verdi. Cosa stanno facendo? Alcuni stanno aumentando le opzioni di trasporto pubblico e piantando più alberi. Questi sono grandi passi. È incoraggiante vedere le comunità agire. Di sicuro, cosa pensi che le persone possano fare per aiutare? Cose semplici come ridurre l'uso e il riciclo della plastica possono fare la differenza. Sono d'accordo. Ogni piccolo sforzo conta. Hai cambiato qualche abitudine di recente? Sì, ho iniziato a usare sacchetti e bottiglie riutilizzabili. Ci si sente bene. È fantastico. Ho cercato di andare in bici di più invece di guidare. È un'ottima idea. È più salutare e migliore per l'ambiente. Esattamente. Insieme possiamo contribuire a un futuro più sostenibile. Lezione 14. Piani escursionistici. Ehi Anna, sei entusiasta della nostra gita escursionistica questo fine settimana? Ciao John, non vedo l'ora. Sarà bello trascorrere del tempo all'aperto. Assolutamente. Incontriamoci all'inizio del sentiero. Sai dove? Non ne sono sicuro, puoi inviarmi l'indirizzo e le indicazioni stradali? Certo, ti mando i dettagli per SMS più tardi. A che ora dobbiamo incontrarci? Che ne dici delle 8 del mattino? Sarà bello iniziare presto. Suona bene. Possiamo goderci l'aria fresca del mattino. Quale sentiero stiamo percorrendo? Ho sentito che il Maple Trail offre panorami mozzafiato e un bellissimo fogliame. È perfetto per questo periodo dell'anno. L'hai già fatto a piedi? No, non l'ho fatto, ma ho sentito cose incredibili al riguardo. Nemmeno io. Non vedo l'ora di vedere il paesaggio. E non dimenticate di portare degli snack. L'escursionismo mi fa venire fame. Ottima idea. Preparerò delle barrette di muesli e della frutta. Che mi dici di te? Porterò del trail mix e dei panini per pranzo. Perfetto. Possiamo fare un picnic in cima. Qualche altro elemento essenziale che dovremmo portare? Una bottiglia d'acqua è essenziale.
Rimanere idratati è importante. Sicuramente. Mi assicurerò di riempire il mio prima di partire. Fantastico! Sarà un'avventura fantastica. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di esplorare il sentiero con te. Lezione 15. Momenti musicali. E Anna, hai suonato qualche canzone con il tuo strumento ultimamente? Ciao John, sì, sono riuscito a impararne alcuni semplici. È stato divertente. È fantastico. Quali canzoni hai imparato finora? Ho iniziato con Twinkle, Twinkle, Little Star e Mary e a Little Lamb. Sono dei classici. Sono perfetti per i principianti. Che ne pensi di giocare? Mi sento più sicuro ogni volta che mi alleno. È così gratificante. È fantastico. Hai degli obiettivi per il tuo viaggio musicale? Mi piacerebbe imparare qualche canzone pop dopo. Sono così orecchiabili. Sarebbe divertente. Hai in mente una canzone specifica? Let It Be dei Beatles è nella mia lista. È una canzone così bella. Ottima scelta. Anche gli accordi non sono troppo difficili. Li hai provati? Non ancora, ma cercherò gli accordi e ci proverò. Posso aiutarti se vuoi. Conosco alcuni trucchi per renderlo più facile. Sarebbe fantastico. Apprezzerei la guida. Nessun problema. Potremmo fare una piccola jam session insieme. Mi piacerebbe moltissimo. Giocare con qualcun altro è sempre più divertente. Esattamente. Pianifichiamo una sessione di allenamento la prossima settimana. Lezione 16. Cambiamenti storici. E Anna, hai sentito parlare di Anastasia, la figlia minore dello zar? Ciao John, sì. La sua storia è affascinante, soprattutto con i cambiamenti storici che la circondano. Esattamente. Nessuno è stato più colpito da questi cambiamenti di lei. È incredibile come la sua vita si sia trasformata così drammaticamente. Cosa trovi più interessante? Penso che sia la sua misteriosa scomparsa e i miti che la circondano. Sì, molti credevano che fosse sopravvissuta e avesse vissuto in segreto per anni. Giusto. Questo aggiunge una svolta intrigante alla sua storia. Pensi che sia davvero sopravvissuta? Difficile dirlo. Alcune prove suggeriscono che non l'abbia fatto, ma le voci sono avvincenti. Sicuramente. L'idea di una principessa perduta sembra uscita da una fiaba. Esattamente. Fa sentire la storia più viva e riconoscibile. Hai letto qualche libro su di lei? Ho letto Anastasia, l'ultima granduchessa, da un'immagine vivida della sua vita. Sembra interessante. Mi piacerebbe approfondire le sue dinamiche familiari. La sua famiglia era così unita, il che rende la tragedia ancora più straziante. Lo fa davvero. L'impatto della rivoluzione sulle loro vite è stato immenso. Iscriviti, metti mi piace e condividi il nostro canale. Il tuo supporto ci aiuta a creare altri fantastici contenuti.
Grazie.